Ciao a tutti e bentornati qui sul mio canale. Oggi siamo in un nuovo video e come promesso oggi vi porto, signori, iPhone 14 Pro Max per di più, quindi l'iPhone più grande di casa Apple e anche il più prestante teoricamente, che in un prossimo video andremo a sfidare con il nostro S23 Ultra come promesso settimane fa. Ci ho messo un po' a fare questo video perché dovevo comunque trovare anche questo smartphone per fare la recensione e poi la comparazione. Fortunatamente mio zio ne possiede uno e quindi, essendo che oggi è il 15 agosto, siamo qui a registrare questa recensione e poi comparazione, quindi li vedrete vestiti uguali, naturalmente nella intro, perché poi le conclusioni finali le faremo in camera, dove andrò anche a parlare delle prime impressioni quando si va a scattare foto o video con questo smartphone casa Apple. Prima impressione di dire tutte le caratteristiche di questo smartphone è che ammetto che esteticamente è molto bello, infatti secondo me è da un annetto o due che Samsung comunque compete anche sull'estetica con iPhone, perché esteticamente iPhone è sempre stata una di quelle che vinceva sempre secondo me esteticamente, perché il materiale che usa dietro e anche le telecamere sono molto belle. A me piace il design dell'ultimo S23 Ultra perché è comunque un design molto figo, pulito. La cosa che io mi trovo scomodo, ammetto, è il fatto dei bordi arrotondati di iPhone, che a me non piacciono tantissimo perché li preferisco con lo spigolo, perché in molte situazioni mi trovo molto più comodo, per esempio quando ce l'ho appoggiato qua e sono sicuro che mi si incastra di più nella mano quando ce l'ho in mano. Comunque adesso andiamo a parlare delle caratteristiche tecniche di questo smartphone di casa Apple. Questo è l'iPhone 14 Pro Max. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al video, commentate sotto e lasciate un bel like, fatemi sapere anche magari le vostre prime impressioni. Naturalmente poi andrò a fare qualche fotografie e tirerò conclusioni in camera mia. Su questo iPhone 14 Pro Max abbiamo un processore A16 che in quello nuovo che dovrà uscire più avanti uscirà appunto l'A17 con 2 Performance Core e 4 FC Core. Le memorie disponibili per questo smartphone sono 128, 256, 512 e 1 tera di memoria. Le dimensioni sono abbastanza grandi, sono pressoché quasi identiche al mio S23 Ultra. Ammetto che in mano le ho un attimo testati così e anche il peso, forse questo qua rimane un pelino più pesante del S23 Ultra al tatto, dico proprio alla mano, così mi sembra molto più mattonella questo. Non sono sicuro, ma mi sembra che il S23 Ultra è nettamente più leggero. Abbiamo un display OLED da 6,7 pollici, quindi molto grande, con una risoluzione di 2796 x 1290 a 460 ppi. Passiamo al compartimento fotografico di questo smartphone, che ha 3 telecamere come potete notare, dove abbiamo la 0,5, l'1x, 2x, 3x ottiche, a differenza di S23 che ha lo 0,6, l'1x, il 3x e il 10x ottico. Quindi qua abbiamo già una notevole differenza, ma naturalmente andremo a trattarla in un video a parte. La fotocamera principale è un grandangolo da 48 megapixel a f1.7, quindi una fotocamera nettamente luminosa. Poi come altra fotocamera abbiamo un ultra grandangolo, quindi lo 0.5, che è un f2.2, sempre luminosa, a 12 megapixel, teleobiettivo 2x da f1.7 12 megapixel e teleobiettivo 3x da 12 megapixel sempre, ma f2.8. Possiede uno zoom ottico 3x che si può estendere fino a 6x e in digitale si estende fino al 15x. Possiede dentro il ProRes, che è qualcosa secondo me di incredibile, che vorrei su S23 Ultra, perché ti permette di registrare assorbendo tante informazioni anche sulla colorazione. Quando si va poi a editare il video, comunque si ha la possibilità di modificare il video in un modo davvero maniacale. Secondo me, rispetto a Samsung, questa cosa qua che possiede Apple è molto incredibile. Come qualità video qua abbiamo un 4K 24, 25, 30 e 60 fps e un 1080 fino a 60 fps. La registrazione ProRes sull'iPhone 14 Pro Max può arrivare fino a 4K 30 fps, invece il modello classico, comunque gli altri modelli col ProRes integrato, arriva fino a 1080 30 fps. I modelli in questione sono quelli che sono modelli da 128 GB di memoria, perché comunque il file ProRes pesa molto. Possiede naturalmente uno stabilizzatore di immagine e video che
ammetto che è incredibile. La fotocamera frontale che vedete qua è una fotocamera da 12 megapixel a f1.9, quindi fotocamera frontale nettamente luminosa. Materiale frontale, quindi dello schermo davanti, ceramic shield, e invece quello posteriore vetro opaco e rifiniture acciaio inossidabile. Adesso andremo a provare qualche scatto e qualche video, cerco di vedere un po' come funzionano perché non avendolo mai utilizzato devo ancora capire un attimino. Farò qualche scatto anche con la macro perché secondo me con la macro lavora molto bene, poi le guardo bene e poi tiro la conclusione naturalmente in camera. Per voi passerà qualche secondo, a me passeranno diversi giorni comunque, quindi ci troviamo direttamente in camera per le conclusioni. Eccoci qua ragazzi per parlare delle mie impressioni dei test che ho fatto con iPhone 14 Pro Max. Parto subito col dire che secondo me è un ottimo smartphone per fotografie e video. Vi dico soltanto che a differenza di S23 Ultra mi sono trovato un pochino limitato in determinate situazioni e anche un pochino diciamo impacciato, ma perché non avendo mai usato comunque un prodotto come un iPhone, sicuramente il modo di lavorare è diverso rispetto a un Android comunque, però tutto sommato è un ottimo smartphone. Parliamo ora della parte fotografica e poi della parte video. Iniziamo subito con la parte fotografica. Ho fatto 4 semplici scatti con l'iPhone 14 Pro utilizzando il 0,5x, l'1, il 2 e il 3x, tutti ottici. Il 3x è estendibile fino a 6x, sempre ottico. Allora, partiamo subito col dire che secondo me in tutti gli scatti iPhone ha lavorato molto bene su colorazioni, luci e dettagli. Sicuramente la pecca che trovo in queste ottiche è che è limitata al sto 3x, che a parer mio potevano fare quello sforzo in più per portare magari un 5x o anche appunto come Samsung 10x ottico, che vi assicuro che in ambito foto e video un teleobiettivo va tantissimo 10x, perché comunque serve a prendere qualche dettaglio più lontano, e quello secondo me limita un po' questo smartphone, che sicuramente comunque ragazzi è uno smartphone top di gamma di casa Apple e anche proprio in generale. Ho provato il 10x digitale per poi naturalmente nel prossimo video di domenica prossima compararlo con S23 Ultra, perché naturalmente ho fatto anche queste comparazioni per la domenica prossima e lì si vede una netta differenza tra un ottico e un digitale. Non ve lo mostro qua lo scatto perché così non vi rovino la sorpresa di domenica prossima, però vi dico subito che ho fatto un piccolo test per comparare la differenza tra il digitale e l'ottico. Ho testato la modalità macro con un fiore che si trovava in una situazione un po' di ombra e qui vi dico subito che mi ha piacevolmente soddisfatto perché iPhone ha mantenuto nella modalità macro messa a fuoco e dettagli in modo secondo me impeccabile, non ha sbagliato nulla qui, secondo me ha lavorato benissimo e infatti posso dire che in questa parte qua nella macro lavora in modo perfetto e ammetto che la macro quando lavora così è molto utile quando si vuole fare qualche fotografia, appunto qualche dettaglio piccolino, anche solo per esempio vogliamo fare una foto magari a una coccinella, adesso io dico coccinella perché è piccolino, comunque a un animaletto o un dettaglio come questo fiore, iPhone lavora molto molto bene. Parliamo ora della modalità ritratto che ho testato facendomi un selfie. Allora, sul fatto del ritaglio lavora secondo me molto bene perché comunque il ritaglio lo fa quasi completamente perfetto, ha lavorato benissimo. Forse una leggera pecca, ma è un gusto personale questo, perché sicuramente a molte persone può anche piacere, è quell'effettino che si va a creare attorno al mio corpo e alla maglietta, che tende secondo me un pochino ad essere troppo accentuato, però comunque lavora benissimo sulle colorazioni, dettagli e luci, lavora proprio in un modo ottimo. Guardando la fotografia magari non vi siete neanche accorti che io lì in quella situazione non ero a contatto diretto col sole, ma ero in una situazione di ombra, quindi lì Apple ha lavorato benissimo. Passiamo ora alla parte video. Vi ricordo subito che questo iPhone 14 Pro Max riesce a registrare fino a 4K 60 fps. Io sono andato a registrare a 4K 30 fps come registro di solito con S23 Ultra per vedere come lavorava. Vi faccio passare subito come primo video il test della modalità cinema, perché lì ero super curioso di vedere come lavorava, perché ho visto diversi video e quindi ho voluto testarla al volo. Mi sono fatto questo video in modalità cinema al volo per vedere come lavorava e come ho detto prima il ritaglio lo fa in un modo incredibile e quasi perfetto. L'unica pecca, sempre come ho detto prima, è quell'effetto secondo me troppo diciamo artificiale attorno a me. È molto bella la modalità cinema come l'ha creata Apple, secondo me lavora benissimo e tutto, però
c'è quell'effetto attorno al mio corpo, al mio viso, che sempre non mi piace, non mi convince, perché appunto è un ritaglio artificiale. Ma qui, contando che parliamo di uno smartphone, fa ottimi lavori. Ho fatto una piccola clip video per testare l'audio, ve la faccio passare un attimo. Testiamo un pochino il microfono, spero che non si senta troppo l'audio di là, però vediamo un po' come funziona il microfono. Spero che si senta bene, secondo me lavora molto bene comunque questo iPhone 14 Pro Max. Ho voluto testare l'audio per vedere come lavorava in situazioni con un po' di vento e rumori di sottofondo tipo voci di persone. E secondo voi, in questo video che vi ho fatto passare, come si comporta l'audio? Fatemelo sapere sotto nei commenti. Quindi adesso passiamo direttamente all'ultima clip che ho fatto, ed è quella che ero più curioso di provare. Vi assicuro che quella ero curiosissimo di provarla, perché io vorrei averlo presente nell'S23 Ultra. E parliamo della modalità video con ProRes. Il ProRes è una cosa a parer mio incredibile avere su uno smartphone, perché ti permette di fare clip video molto più professionali sul fatto della colorazione. Poi quando si vuole andare a editare un video o comunque aumentare qualche dettaglio nei video in fase di editing, ho fatto infatti bel gioco di parole. Ora vi mostro le due clip video. A sinistra è quella base in ProRes, quella a destra è la clip modificata con le mie colorazioni che adeguo sempre ai miei video. Guardate un po' la differenza che ha e come mantiene la qualità dell'immagine e come ti permette di fare davvero dei ritocchi secondo me incredibili nei filmati. E questa cosa io spero che un giorno arrivi anche su Samsung, perché a me questa modalità video piace tantissimo, appunto per quando si vuole andare a fare dei filmati in modalità cinematografico o comunque si vogliono fare delle riprese un po' più professionali e modificare davvero tanto i colori e i dettagli. Questa modalità ProRes è davvero incredibile. Brava Apple, perché davvero la vorrei avere troppo su S23 Ultra. Io davvero la vorrei, spero che un giorno appunto Samsung la implementi nei futuri smartphone. In conclusione dico che secondo me è un ottimo smartphone, ha le sue pecche che secondo me sono quelle mancanze di quel teleobiettivo in più, poi per il resto è un signor smartphone, non si può dire nulla, lavora benissimo in campo foto e video, maggiormente per quella modalità ProRes che io invidio tantissimo. Quindi brava Apple, perché ha tirato fuori un signor smartphone. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un bel like per mostrare all'algoritmo che questo video può essere interessante, vi invito ad iscrivervi al canale per rimanere aggiornati per la prossima domenica della sfida di iPhone 14 Pro e S23 Ultra. Quindi vi auguro una buona domenica a tutti.